Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Afstila CSL Behring SpA. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cosa Afstila? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Afstila durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa Afstila? Afstila è un farmaco a base del principio attivo lonoctocog alfa, fattore di I della coagulazione a catena singola, ricombinante, appartenente alla categoria degli antiemorragici vitamina K e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda CSL Behring SpA. Afstila può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Afstila 1000 Whey Polve Solv. Persoluz. Eniet. Evunoflac. Polv. Più Flac. Solv. 2,5 ml più 1 Sir. Più 7. Afstila 1500 Whey Polve Solv. Persoluz. Eniet. Evunoflac. Polv. Più Flac. Solv. 5 ml più 1 Sir. Più 7. Afstila 2000 Whey Polve Solv. Persoluz. Eniet. Evunoflac. Polv. Più Flac. Solv. 5 ml più 1 Sir. Più 7. Afstila 3000 Whey Polve Solv. Persoluz. Eniet. Evunoflac. Polv. Più Flac. Solv. 5 ml più 1 Sir. Più 7. Afstila 500 Whey Polve Solv. Persoluz. Eniet. Evunoflac. Polv. Più Flac. Solv. 2,5 ml più 1 Sir. Più 7. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. CSL Behring GmbH. Concessionario. CSL Behring SpA. Ricetta. RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo. Lonoctocog alfa, fattore di I della coagulazione a catena singola, ricombinante. Gruppo terapeutico. Antiemorragici vitamina K. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti affetti da emofilia A, deficit congenito del fattore VI. Afstila può essere utilizzato in pazienti di tutti i gruppi di età. Posologia. Il trattamento deve avvenire sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dell'emofilia. Monitoraggio del trattamento. Si consiglia di procedere, in corso di trattamento, ad adeguata determinazione dei livelli di fattore VI al fine di stabilire la dose da somministrare e la frequenza con cui ripetere le infusioni. La risposta al fattore VI può variare da paziente a paziente e nei singoli pazienti si possono riscontrare diverse emivite e diversi livelli di recupero in vivo. Il dosaggio in base al peso corporeo potrà richiedere aggiustamenti posologici nei pazienti sotto sovrappeso. In particolare in caso di interventi chirurgici maggiori, è indispensabile un preciso ed attento monitoraggio della terapia sostitutiva mediante analisi della coagulazione, attività plasmatica del fattore VI. Nel caso in cui l'attività del fattore VI nei campioni ematici dei pazienti venga determinata mediante test one stage in vitro per la determinazione del tempo di tromboplastina parziale attivata, ACT, i risultati possono essere alterati in maniera significativa sia dal tipo di reagente ACT sia dallo standard di riferimento impiegati per l'esecuzione del test. Discrepanze significative possono emergere anche tra i risultati ottenuti mediante test up one stage e quelli ottenuti utilizzando il metodo cromogenico previsto dalla Farmacopea europea.
Ciò si rivela di particolare importanza nel caso in cui il test venga eseguito in un diverso laboratorio o con diversi reagenti. L'attività plasmatica del fattore VI nei pazienti in terapia con Afstila deve essere monitorata tramite metodo cromogenico oppure tramite test di coagulazione one stage per gestire la dose somministrata e la frequenza di ripetizione delle iniezioni. Il metodo cromogenico ha da ritenersi quello di elezione, essendo quello meglio in grado di esprimere accuratamente il potenziale emostatico clinico di Afstila. Rispetto a quelli ottenuti mediante metodo cromogenico, i risultati del test di coagulazione one stage sottostimano, infatti, i livelli di attività del fattore VI di circa il 45%. Nel caso in cui si impieghi il test di coagulazione one stage, il risultato deve essere moltiplicato per un fattore di conversione di 2 al fine di determinare il livello di attività del fattore VI del paziente. Posologia. Il dosaggio e la durata della terapia sostitutiva dipendono dalla severità del deficit del fattore VI, dalla sede e dall'entità del sanguinamento così come dalle condizioni cliniche del paziente. Il numero di unità di fattore VI somministrate è espresso in unità internazionali, UI, unità di misura stabilite sulla base degli standard vigenti dell'OMS relativi ai prodotti concentrati a base di fattore VI. L'attività plasmatica del fattore VI viene espressa come percentuale, rispetto al plasma umano normale, o preferibilmente in UI, basate su uno standard internazionale relativo all'attività plasmatica del fattore VI. Una UI di attività del fattore VI equivale alla quantità di fattore VI presente in 1 ml di plasma umano normale. La determinazione della potenza viene effettuata mediante metodo cromogenico. I livelli di attività plasmatica del fattore VI possono essere monitorati sia mediante metodo cromogenico che mediante test di coagulazione one stage. Trattamento al bisogno. Il calcolo della dose necessaria di fattore VI è basato sull'evidenza empirica che 1 UI di fattore VI per chilogrammi di peso corporeo incrementa l'attività plasmatica del fattore VI di 2 UI/dL. La dose richiesta viene determinata utilizzando la seguente formula. Dose UI uguale peso corporeo, chilogrammi, x incremento desiderato del fattore VI, UI/dL o % di quello normale umano, x 0,5, UI/chilogrammi per UI/dL. La quantità da somministrare e la frequenza di somministrazione devono sempre essere orientate all'efficacia clinica nel singolo caso. In presenza dei seguenti eventi emorragici, l'attività del fattore VI non dovrà mai scendere al di sotto del livello di attività plasmatica indicato, UI/dL o % di quello normale umano, nell'arco del corrispondente periodo. La tabella che segue può essere utilizzata come guida per la posologia in caso di episodi di sanguinamento ed interventi chirurgici. Grado di emorragia/tipo di intervento chirurgico. Livello di fattore VI richiesto, % UI/dL. Frequenza di dosaggio, ore/durata della terapia, giorni. Emorragia. Emartro precoce, sanguinamento intramuscolare o del cavo orale. 20-40. Ripetere l'infusione ogni 12-24 ore. Almeno 1 giorno, fino a risoluzione dell'episodio emorragico, in base al dolore o ad avvenuta risoluzione. Emartropia esteso, sanguinamento intramuscolare o ematoma. 30-60. Ripetere l'infusione ogni 12-24 ore per 3-4 giorni oppia fino a risoluzione del dolore e della disabilità acuta. Emorragie potenzialmente fatali. 60-100. Ripetere l'infusione ogni 8-24 ore fino alla scomparsa del rischio. Intervento chirurgico. Chirurgia minore, inclusa estrazione dentaria. 30-60. Praticare infusione ogni 24 ore. Almeno 1 giorno fino ad avvenuta risoluzione. Chirurgia maggiore. 80-100. Pre- e post-operatorio. Ripetere l'infusione ogni 8-24 ore fino ad adeguata cicatrizzazione. Quindi, proseguire la terapia almeno altri 7 giorni al fine di mantenere un livello di attività del fattore VI compreso tra il 30% ed il 60% UI/dL. Profilassi. Il regime posologico iniziale raccomandato ha da 20 a 50 UI/kg di Afstila somministrati 2 o 3 volte a settimana. Tale regime iniziale potrà subire aggiustamenti in funzione della risposta del paziente.
Popolazione pediatrica. Il regime posologico iniziale raccomandato nei bambini, da 0 a 12 anni di età, ha da 30 a 50 UI di afstila per chilogrammi somministrati 2 o 3 volte a settimana. Nei bambini di età 12 anni possono essere necessari una maggiore frequenza di somministrazione o dosaggi più elevati al fine di far fronte ai più elevati livelli di clearance che si osservano nei pazienti appartenenti a questo gruppo di età. Per gli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni, il dosaggio raccomandato è identico a quello raccomandato per gli adulti, vedere paragrafo 5.2. Pazienti anziani. Gli studi clinici condotti con afstila non hanno incluso pazienti di età superiore a 65 anni. Modo di somministrazione. Uso endovenoso. Per istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. La preparazione ricostituita deve essere iniettata lentamente ad una velocità confortevole per il paziente e che, in ogni caso, non superi 10 ml/min. Per informazioni dettagliate sulla somministrazione della soluzione ricostituita, consultare le istruzioni alla fine del paragrafo 6.6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. Reazione allergica nota alle proteine di criceto. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del prodotto somministrato devono essere chiaramente registrati. Ipersensibilità. Afstila può provocare l'insorgenza di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono state segnalate interazioni tra medicinali a base di fattore VI ed altri medicinali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere afstila durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere afstila durante la gravidanza e l'allattamento? In considerazione della rara insorgenza di emofilia nelle donne, non ha disponibile alcuna esperienza relativa all'uso del fattore VI durante la gravidanza e l'allattamento. Non sono stati effettuati studi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Afstila non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Ipersensibilità o reazioni allergiche, che possono includere angioedema, bruciore e dolore pungente nella sede di infusione, brividi, arrossamenti, orticaria generalizzata, emicrania, eruzione cutanea, ipotensione, sonnolenza. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In uno studio clinico completato un paziente a cui è stata somministrata una dose di afstila che doppia rispetto a quella prescritta ha manifestato capogiro, sensazione di calore e prurito non considerati correlati a afstila ma presumibilmente attribuibili alla co-somministrazione di un analgesico. Proprietà farmacodinamiche. Categorie farmacoterapeutica. Antiemorragici. Fattore VI della coagulazione. Codice ATC. B02BD02. Meccanismo d'azione. Afstila, l'onoctocog-alfa, ha una proteina ricombinante umana che rimpiazza il fattore VI della coagulazione mancante indispensabile per proprietà farmacocinetiche. Popolazione adulta. Le proprietà farmacocinetiche di afstila sono state valutate in 81 soggetti adulti precedentemente trattati, di età compresa tra 18 e 60 anni, con pregressa diagnosi di emofilia. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per gli esseri umani sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dose singola e ripetuta, tollerabilità locale e trombogenicità. Elenco degli eccipienti: polvere, L-istidina, polisorbato 80, calcio cloruro di idrato, sodio cloruro, saccarosio, solvente. Acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.